Leonardo è il nostro nome preferito, Giovanni è mio padre e suo padre, quindi mio padre è mio suocero. Io sono Cristina, ho 35 anni e sono un'ostetrica. La casa di cura è un piccolo spazio dove si respira un po' la serenità, la tranquillità, essendo una clinica ostetrica e ginecologica, quindi solo per donne, che è in Prati. È una zona di Roma molto caotica, dove ci sono molti uffici, dove c'è il Tribunale di Roma, quindi tante persone. È una zona viva, è un quartiere vivo di Roma. Ostetrica significa obstare, stare accanto, quindi la figura proprio dell'ostetrica è colei che è accanto alla donna in ogni fase della sua vita. Mi ricordo che era il 2 settembre e stavo andando in ospedale, stavo per finire il tirocinio, quindi di lì a poco mi sarei laureata e non avevo voglia di andare in ospedale perché comunque avevo finito i parti che dovevo fare per laurearmi, avevo finito le ore di tirocinio e tutto quello che stavo andando a fare era tutto in più. Ma la sveglia era suonata, ormai mi ero vestita, ho detto va bene, mi metto in macchina e vado. Mi trovai lì in sala parto e arrivò questa ragazza molto giovane con la sua mamma che ci disse che aveva delle contrazioni ma che non voleva essere nominata durante il parto perché aveva deciso di abbandonare il bambino, di lasciare il bambino in ospedale. La mia tutor mi disse molte volte ti potrà capitare nella tua carriera ostetrica, quindi è bene che questa volta lo fai tu. E io lì per lì mi sentii un po' spiazzata perché non pensavo mi desse una responsabilità così grande e che neanche volevo. L'impatto che ho avuto con questa ragazza non è stato del tutto positivo perché comunque mi sentivo in difficoltà nella relazione, in difficoltà anche a doverle spiegare cose banali come magari posizionarsi per l'epidurale. Vedevo che c'era proprio un muro tra me e lei e non capivo come abbattere quel muro. Ad oggi mi rendo conto che forse è stato uno dei parti più difficili che ho fatto proprio perché non si è venuta a creare quella relazione che di solito si crea tra un'ostetrica e una mamma durante il parto. Quindi chiesi alla madre se volevano inventarsi un nome di fantasia di modo che io potessi approcciarmi a questo evento e seguirla come era giusto seguirla. E finalmente nasce questo bambino che subito dicono non voler vedere né la mamma né la ragazza che aveva appena partorito. Quindi portammo questo bambino al nido dove furono fatte le prime cure del neonato. Era un bambino che stava bene, solo che gli mancava una cosa che si fa di solito davanti al pediatra e davanti all'ostetrica, cioè dare il nome al bambino. Allora, un bambino quando non viene riconosciuto, a differenza della madre dove nella cartella clinica viene scritto donna che non vuole essere nominata, al bambino gli si mette un braccialetto con scritto anonimo, ONN, non nominato, perché fino al 10° giorno, diciamo, la donna può ripensarci. In quel momento l'ostetrica, che era la mia tutor, mi disse è giusto che l'hai fatto nascere te e dia tu il nome. Io ci rimasi anche un po' male perché mi stava dando una responsabilità che non volevo assolutamente. Il nome è una cosa importantissima proprio nella vita di una persona perché, come dicevo, ci identifica. Cioè, senza nome non siamo nessuno, se non veniamo chiamati non ci sentiamo amati, non ci sentiamo coinvolti nella vita di qualcuno. Ed è importante questo perché io in quel giorno mi sono resa conto di questa cosa. Quando l'ostetrica mi ha detto ora gli devi dare un nome, lì mi sono sentita veramente responsabile per questo bambino. Come se io gli dessi un pezzo della sua vita, cioè gli tracciassi la prima parte della sua vita con il nome. E quindi sono entrata nel panico totale e ho deciso di
di andare a vedere che santo era, e ce n'erano tantissimi quel giorno, però c'era un santo che mi ha colpito tanto, che era San Guido, non tanto per la storia ma proprio per il nome, perché ho pensato che alla fine il nome può essere anche una guida, cioè che ti dà proprio, ti traccia la tua storia, cioè il nome può tracciare la storia di una persona, e quindi ho deciso di chiamarlo Guido, proprio perché poteva essere una guida per la famiglia che poi di lì a poco lo avrebbe accolto. E un giorno avevo una pausa pranzo un po' più lunga, quindi sono salita al nido e mentre gli davo il latte vedo che entrano 3 persone, una signora e una coppia, ed era l'assistente sociale che portava in visita i futuri genitori di Guido. E io mi sono trovata lì per caso, non ci dovevo stare, e sono stata felicissima perché ho visto l'amore che quei genitori avrebbero dato a questo bambino. E la cosa bella è che i genitori non hanno voluto cambiare il nome al bambino, si sentivano un po' grati della storia che aveva avuto Guido fino a quel momento. L'ultima volta che ho visto Guido è stato molto particolare ed emozionante, perché per quasi 6 mesi siamo stati insieme, ogni momento che io potevo andare in ospedale, ogni momento che avevo libero è stato un po' scandito, no? dalla sua vita anche. Nel frattempo io mi sono laureata e quindi ho festeggiato anche dei traguardi con lui. E il giorno che è andato via, che l'ho salutato, diciamo, per l'ultima volta,